E allora ragazzi, benvenuti in un nuovo video della rubrica di Tribers Life. Oggi non solo un nuovo video della rubrica di Tribers Life Bug Hunting, ma anche il nuovo inizio a grande richiesta del nuovo crash course sui bug di valore con Fabrizio. Se non avete mai visto il primo vi invito ad andare a vedere questo episodio e poi quelli successivi, ma in breve fondamentalmente in questo crash course ci saranno 3 video esattamente come nello scorso, in 3 settimane di fila, dove andiamo a vedere come scovare efficacemente i bug di valore su specifici siti o applicazioni. Ogni volta Fabrizio ci porterà qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, ma la cosa più interessante di tutte saranno ovviamente le tecniche che lui usa per scovare bug che noi possiamo semplicemente imparare, visto che lui è proprio un Triber coach. Ma ora ragazzi, senza perdere altro tempo, passiamo la parola al nostro Fabrizio e vediamo un po' cosa da dirci in questa prima puntata del nuovo crash course alla ricerca di bug di valore di Tribers Life. Ciao Triber! Oggi andremo a vedere un'app insieme e andremo a cercare quelli che sono i bug un po' più interessanti che sono stati trovati durante la training challenge di bug hunting direttamente sull'app. Lo faremo con 2 device, un iPhone e un Android, e l'app che andremo a vedere sarà quella di Hugo Boss. Bene, quindi cominciamo subito con il nostro device Redmi Note 7 con Android 10. Come si può vedere, il primo accesso appunto ci chiede l'impostazione dei cookie. Per comodità li rifiutiamo e andiamo un attimo a fare un giro all'interno appunto dell'app. Andiamo su per esempio uomo, apriamo una categoria e vediamo se la scheda di prodotto mostra le caratteristiche appunto del prodotto che stiamo guardando. Ne prendo sempre uno a caso, mi sposto su quella che è la descrizione e verifico appunto che le informazioni siano tutte presenti. Faccio anche un giro sulla galleria e a primo acchito noto che una funzionalità molto semplice come appunto lo swipe non è funzionante. Questo è un bel bug di usability. Più che altro si può notare che nella scheda di prodotto abbiamo che lo scorrimento per visualizzare le immagini è verticale, quindi c'è uno scroll verticale da fare. Nel momento in cui però io entro nel dettaglio della fotografia, se continuo a fare lo scroll o verticale o orizzontale non mi fa cambiare appunto l'immagine. E soprattutto in alto a sinistra, dove è presente la X per chiudere l'anteprima, con lo screen mode black non è visibile poiché è nero su nero. Quindi abbiamo 2 comportamenti, 2 bug. Uno è in usability low, perché appunto mi basta tornare alla pagina precedente, scorrere sull'immagine successiva, rifare lo zoom e avere la possibilità di osservare il dettaglio della fotografia. E il secondo è un graphic, anche questo low, perché come possiamo vedere appunto andando a zoomare la fotografia appare la X in alto a sinistra per poter chiudere l'anteprima della galleria. Vediamo lo stesso bug se è presente anche con il dispositivo Apple. Quindi vado anche qui ad aprire l'app, entro nella galleria, vado a scegliere un qualsiasi prodotto. Per comodità riprendo lo stesso. Qui notiamo che appunto lo scorrimento anche in questo caso è uno scroll verticale per poter scorrere la galleria. Faccio zoom sull'immagine e come possiamo vedere in alto a sinistra la X è visibile, quindi posso facilmente tornare all'elenco appunto delle immagini, ma soprattutto lo scroll verticale funziona. Quindi abbiamo 2 comportamenti totalmente differenti e ovviamente questa particolarità non è facilmente appunto riscontrabile, perché bisognerebbe avere entrambi i device e fare appunto una prova e un confronto. Partiamo sempre dalla scheda prodotto e andiamo a vedere un altro comportamento naturale che appunto un qualsiasi utente fa quando si trova su un e-commerce. Io riparto sempre dalla scheda di prodotto precedente, vado a vedere un attimo le informazioni sulla taglia ad esempio, quindi vedo il dettaglio di quelle che sono appunto le taglie e faccio un tap su dettagli. Siccome lo ritrovo allo stesso livello della consegna, mi aspetto delle informazioni sulla consegna, faccio tap su dettagli e il pop-up che abbiamo visto apparire con la scelta della taglia non mostra nulla di più, non mi permette di avere il dettaglio appunto di quello che io dovrei avere appunto sulla consegna. Su delle informazioni sulla taglia non lo so, perché lo stesso è posizionato sulla parte dove
presente la data di consegna, mi immagino debba dare delle informazioni relative a quella particolare sezione. Qui ci ritroviamo sicuramente su uno usability. Opterei per un medium più che altro perché non so ancora cosa mi vuole indicare, ho il beneficio del dubbio, ma sicuramente è un bug. Andiamo a vedere sull'iPhone se il comportamento è uguale o differente. Ritorniamo nella galleria, riprendiamo lo stesso oggetto, quindi vado a selezionare la taglia, dopodiché, come abbiamo visto prima, io mi devo ritrovare in questa zona e vado a cliccare su dettagli. Clicco su dettagli e anche qui il comportamento è identico a quello di Android, per cui il bug è uguale ed è presente su entrambi i device. Andiamo a vedere un altro bug. Rimaniamo sempre sulla scheda del prodotto, riapriamo la scheda con il dettaglio delle informazioni e facciamo tap su hai bisogno di aiuto, quindi entriamo nella sezione di contattaci del customer care. Provo a fare un tap su contattaci tramite WhatsApp, vediamo se apre l'app e la apre correttamente. Rifaccio tap sulla sezione appunto contattaci e provo a verificare se è possibile fare una telefonata, quindi chiamare il servizio di assistenza. Quindi la metto un attimo in viva voce giusto per farvi sentire. Messaggio gratuito. Siamo spiacenti, il numero selezionato non è attivo. Benissimo, potrebbe essere sbagliato, sicuramente. Quello che possiamo notare è che nel numero di telefono che viene appunto indicato c'è uno 0 in più, quindi c'è il più 39 0 e poi il numero telefonico. Questo ovviamente andando a fare tap sul numero apre la parte appunto che permette di fare la telefonata, ma si porta con sé uno 0 in più e quindi il numero è errato. Questo è semplicemente un typo che genera un problema ovviamente un po' più grave perché non permette di entrare in contatto con il supporto telefonico. Altro bug presente sempre nello stesso pop-up è nella parte in alto dove c'è scritto contattaci tramite WhatsApp. Come si può vedere, la parte del testo è tagliata, il testo va oltre il layout grafico. Questo è appunto un bug graphic. Vediamo se lo stesso comportamento lo ritroviamo anche sull'iPhone. Faccio tap su hai bisogno di aiuto e qui possiamo notare che il testo è all'interno del layout grafico, quindi è risolto l'errore che tagliava il testo. È presente ancora l'errore sul numero di telefono, quindi mi dà errore di chiamata, giustamente perché lo 0 in più è presente. Vediamo se funziona WhatsApp. Se faccio tap su WhatsApp, io non ho WhatsApp installato, mi dice che il link è sbagliato. Come comportarsi in questo caso? Io sul mio iPhone non ho WhatsApp installato. L'app richiama un collegamento che dovrebbe aprire l'app di WhatsApp e l'API, quindi il componente di WhatsApp che mi dovrebbe far aprire il canale corrispondente, mi dice che il link è sbagliato. Nella realtà potrebbe non essere sbagliato. Dovremmo fare una prova scaricando WhatsApp per avere conferma che in effetti poi andandolo a chiamare si apre WhatsApp. Noi l'abbiamo visto su Android e funziona correttamente. In questi casi non è un bug dell'app, quindi non è un bug di UcoBoss, è un messaggio gestito male da parte dell'API di WhatsApp che dovrebbe dire magari non hai l'app, scarica l'app. Per cui non è un bug dell'app di UcoBoss, ma è un bug dell'API e quindi dell'integratore di WhatsApp che non segnala correttamente che la chiamata è sbagliata perché non è installata l'app. Andiamo a fare il solito controllo di registrazione. Come sempre vado un po' a commettere volontariamente degli errori, quindi ho inserito una conferma password differente, ho inserito una data di nascita futura, vado a confermare la creazione dell'account e ovviamente mi fa notare che il numero di telefono non è valido, la password non soddisfa dei requisiti, quindi l'andrò a riscrivere. Adesso l'ho messa corretta, mantengo sempre la data sbagliata, non l'ho messa corretta, vediamo un attimo che problemi ci sono. Quindi il numero di telefono ancora non gli piace. Qui si configura un altro bel bug. Come potete vedere il numero è corretto, la differenza, o meglio il vero problema, è che lui vuole il più 39 davanti, cosa che non viene indicata nell'errore. Qui ci troviamo a un bug che è usability, semplicemente perché non mi viene detto che cosa devo scrivere correttamente per la validazione del numero di telefono. Non è un bug malfunction perché correttamente lui applica un controllo e che non mi viene detto che cosa devo fare per superare il controllo. Provo a fare velocemente la stessa cosa sull'iPhone. In questo caso mi segnala l'errore. Andiamo a vedere un punto esclamativo qui che non fa nulla e
invece la stessa icona che era presente prima non mi dice anche qui nulla. Adesso gli vado ad aggiungere il più 39 come ho fatto precedentemente e anche qui è presente lo stesso bug che abbiamo visto su Android. Allora abbiamo completato la registrazione, ma nel messaggio di conferma della prenotazione era presente un'informazione che ci diceva di completare la conferma dell'email prima di appunto accedere all'app e autenticarsi. Diciamo che ci siamo dimenticati o non ce ne siamo accorti e quindi facciamo direttamente il login. Ovviamente ci aspettiamo che ci sia un messaggio che ci informi che appunto dobbiamo completare la registrazione in modo tale da procedere al completamento del processo di registrazione. Vediamo se facendo tap sul profilo e andando a fare il login questo messaggio viene visualizzato. Quindi inserisco la mia mail e la password con la quale appunto mi sono registrato, confermo il login e mi viene mostrato un messaggio di errore dove mi dice appunto accesso fallito, per favore controllare indirizzo email e o password, che farebbe pensare al fatto di aver messo un'email sbagliata o una password errata, ma non di completare il processo di registrazione. Faccio la stessa cosa con il mio iPhone, quindi vado anche qui a inserire la mia mail e la password così da completare il login, confermo il login e anche qua messaggio di errore, per favore controllare indirizzo email e o password. Anche oggi abbiamo visto alcuni bug particolari, diciamo che sono un po' fuori dagli schemi. Se ci avete fatto caso ho seguito un procedimento più o meno standard, però sempre diverso rispetto anche agli altri esempi nei video che abbiamo visto. Questo non perché l'app non abbia dei bug di valore o non abbia dei bug importanti, ma quello che vi volevo far notare è che molto spesso siamo abituati ad andare alla ricerca dei soliti, dei bug noti, di quelli che sappiamo che più o meno ci sono. Però il vero passo avanti che si può fare è proprio entrare nell'ottica che qualsiasi prodotto digitale ha dei bug, ma l'importante è andarli a trovare. Nell'esempio che abbiamo visto oggi, la maggior parte dei bug sono bug usability, sono bug che bisogna appunto andare a cercare e si trovano con un po' più di curiosità e sicuramente domandandosi: ma questo comportamento è voluto? E in più non è voluto? Cosa blocca? Cosa non mi permette di fare? Quanto mi blocca in una funzionalità? Se queste domande che vi ponete hanno una risposta e la risposta è un bug, aprite il bug form, segnalatelo e ovviamente fate attenzione a segnalarlo con la giusta tipologia e la giusta severità. Ciao e alla prossima! Grazie mille Fabrizio, è stata veramente una puntata super impegnativa ma super densa e davvero ottima. Io vi ricordo ragazzi di ringraziarlo nei commenti come sempre, ma anche di lasciare un commento se non vi è chiaro qualcosa, se volete fare una qualsiasi domanda o anche una qualsiasi richiesta sui prossimi temi che verranno presentati negli episodi di questa rubrica. Detto questo, non appesantiamo ulteriormente il video visto che è stato già impegnativo. Spero che applicherete queste tecniche che avete visto un pochino nelle vostre ricerche dei prossimi bug e noi ci vediamo settimana prossima con la prossima puntata.